Ciao a tutti ragazzi, sono Tommy e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. E finalmente anch'io oggi porterò il What's on my iPhone, che per registrarlo ancora tipo 3 anni fa. Per il fatto che non sono mai riuscito a organizzare bene la mia home, aveva poco senso. Quindi diciamo che ora sono riuscito a trovare la quadra giusta per gestirla nel migliore dei modi. Quindi ho detto ok, i video si può portare almeno, diciamo, diventa anche più corto rispetto agli altri che ho provato a registrare, che tipo erano lunghi un'ora, che non aveva neanche senso, quindi li ho cestinati direttamente quelle clip. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate anche quella campanellina delle notifiche che trovate a destra. Per chi non sa, io possiedo un iPhone 10 da 64 GB di colorazione grigio siderale, lo possiedo da novembre 2020, mi ci trovo benissimo con questo iPhone se non è per la pecca della batteria. L'iPhone 10 non ho mai eccesso in batteria, su questo proprio no. Ok, let's go. Qui a sinistra vi apparirà il mio iPhone. Lo sfondo che troviamo qui nel mio iPhone è quello dell'iPhone 13. Penso della colorazione nera. All'alba tipo si setta lo sfondo, quello tendente più verso un bianco azzurro. Vi lascio qua la foto a schermo. Mentre per quanto riguarda al tramonto si attiverà questa versione più dark. Questo l'ho fatto tramite una serie di comandi rapidi, automazioni che casomai vi farò vedere a fine video. Allora, in alto a sinistra troviamo il widget batterie che mi segna la batteria per l'iPhone, per l'Apple Watch e le AirPods Pro. Qualora le dovessi aprire, tipo ad esempio le prendo e in automatico, ecco qua. E penso che questo sia il widget più utile se si ha un iPhone, bisogna per forza metterlo nella home. Mentre in alto a destra troviamo le 4 applicazioni che uso maggiormente di default di Apple, che sono fotocamera, foto, note e file. Fotocamera e foto non vi so a descrivere ovviamente. Note lo utilizzo moltissimo anche per scrivermi qualcosa di rapido, tanto per ricordarmelo. Mentre file lo utilizzo moltissimo perché mi capita tante volte, invece di usare Google Drive, dal mio PC Windows fisso riesco a importare delle clip che metto dopo su TikTok tramite la versione web di Cloud Drive, me le scarico qui sull'iPhone, me le salvo nella galleria e dopodiché pubblico direttamente tramite iPhone. Spostandoci al centro troviamo un altro widget un po' più orizzontale e sono inclusi calendario, Notion, che ne parleremo dopo, Spotify e applicazione fitness, che anche lì ci arriveremo. Nell'ultima parte dell'iPhone troviamo praticamente l'applicazione mail, che la uso al posto di Gmail. Gmail a volte mi è sembrata un po' troppo macchinosa, graficamente non mi piaceva molto, quindi utilizzo mail. Attualmente ho sincronizzato 3 account, quello mio personale, un secondario che io e quello della scuola. E tantissimi di voi, lo so, mi diranno mappe come applicazione fa pena, meglio Google Maps. Lo so, però non è che la uso più di tanto, al massimo un guardo per vedere una località dove si trova e finita lì. Dopo impostazioni, non vi sto a dire molto. L'applicazione supporto Apple dovete per forza averla, che è molto fondamentale. Se avete qualsiasi problema contattate Apple, oppure c'è una guida per risolvere i problemi nel vostro caso di quello che avete. Ad esempio domenica sera ho dovuto contattare Apple, e se non lo sapete io ho una collezione abbastanza grande di dispositivi Apple in casa, tra cui molti iPhone e alcuni iPad. Io possedevo e possiedo tuttora un iPad di terza generazione, quello tipo del 2012. E piccola sfiga, non si sa come mai la batteria, cioè non è che è scoppiato l'iPad, però nel senso la batteria gonfiandosi ha aperto l'iPad. Mentre nell'ultimissima parte abbiamo varie cartelle che raggruppano le applicazioni in base a categoria. Prima di tutto abbiamo produttività, che è composto da Drive, documenti, fogli e presentazioni. Drive mi capita molto di usarlo sia per account personale, ma molti di più per la scuola, visto che lì c'è un account con spazio limitato, tipo se voglio caricare 5 tera di file posso tranquillamente farlo. Documenti è simile a Word, fogli Excel, presentazioni a PowerPoint. Dalla controparte Apple, Pages, Numbers e Keynote. Dopo passiamo a Notion, che è un'applicazione fenomenale che io non avevo mai valutato, sul fatto che io la scaricavo, guardavo e non ci capivo letteralmente niente. Dopodiché l'ho riscaricata, l'ho imparata, l'ho scaricata pure sulla versione desktop per il mio PC Windows, mi manca solo per Mac. Ed è molto utile. Ad esempio ci scrivo i video che devo fare, ovviamente non vi spoilerò la lista, to-do list, libri che devo leggere, che ho già letto. È veramente comodissimo come applicazione, ve la straconsiglio. Audible, che devo ancora testarla, è l'applicazione dei audiolibri di Amazon. Dopo abbiamo Podcast, che è l'applicazione di Apple per ascoltare podcast. 4Books è la mitica applicazione creata da Marco Montemagno, scaricata da poco e devo ancora testarla. Dopo Notability è praticamente un'applicazione che utilizzo più che tutto quando sono a scuola con l'iPad in abbinato con l'Apple Pencil, perché io praticamente non compro più quaderni, ma utilizzo l'iPad e l'Apple Pencil infatti come quaderno per scrivere giù appunti a scuola eccetera. Nel lato social abbiamo WhatsApp, Instagram, Twitter, che è 100 volte meglio di Instagram,
Pinterest, social molto utile se avete bisogno di varie idee o avere anche tipo nuovi suoni per il telefono. Telegram, 1000 volte meglio di WhatsApp e guai chi lo nega. Dopo Discord, che devo ancora accederci. Ho resettato da un po' l'iPhone e devo ancora accedere ad esempio anche all'applicazione della carta di credito che io uso Hype. Dopo Facebook lo utilizzo tanto per. Messenger, che prende l'applicazione di messaggistica collegata a Facebook. YouTube. Snapchat, che lo sto strautilizzando più di Instagram, questa cosa qua è un po' preoccupante. Dopo TikTok, ma guardo se no poca roba, ma più che tutto pubblico video e che vanno anche bene. E dopo Reddit. Reddit è il must. Perché c'è Fernando Alonso? Vabbè. Insomma, chi segue la Formula 1 forse avrà già capito, c'è un casino in corso, oltre al fatto che se apro uno di questi social c'è sempre la Ferrari di mezzo. Chi ha guardato il Gran Premio d'Ungheria forse ne saprà qualcosa. E vi giuro, Reddit penso che sia il social migliore che ci sia, perché si divide tanto in subreddit. Se hai un problema, metti un post in una subreddit, tipo ad esempio ho avuto problemi con l'iPhone, tipo sulla subreddit r/iPhone, mandavo lì e automaticamente avevo dei feedback da altri utenti, ed è un social veramente fatto molto bene. Dopo un'applicazione collegata a Snapchat che sinceramente l'ho installata e mai utilizzata, devo ancora registrarmi. To Stories invece lo utilizzo molto per creare questo nelle mie Instagram Stories quando pubblico un video. Mi dirigo alla sezione YouTube, seleziono il primo template, qui incollo il mio link, mi farà una simil grafica come in esempio, mettendomi la copertina del mio video e il titolo del mio video, tra cui anche l'immagine del canale eccetera, setterà tutto in automatico. Posso condividerlo su Instagram sul mio profilo principale, da lì dopo mettere il banner, clicca qui per vedere il video ed è fatta. Insomma, un'idea abbastanza carina per condividere i propri video. Dopo la cartella viaggi, in cui vengono incluse varie applicazioni come Trainline, Skyscanner, Booking, Volo Gratis, Citymapper e anche MyCicero. Su intrattenimento ovviamente come prime 3 applicazioni non possono mancare Formula 1, Formula 1 TV e Now. Forse si capisce che sono partito di Formula 1, ma leggermente. Dopo abbiamo Netflix, Prime Video, che queste 2 applicazioni non le apro quasi mai, ma nemmeno da PC. Io non guardo mai film e serie TV. Pluto TV è un po' quell'applicazione sconosciuta ma molto utile. Sconosciuta perché nessuno ne parla di questa applicazione. Praticamente fa una raccolta di canali TV e vi farà anche vedere vari film, serie TV ad esempio Il Banco dei Pugni, qui potete vederle effettivamente. Plex non mi ricordo più cosa faccia, penso che sia in collegamento se si vuole fare un home cinema. Correggetemi nei commenti. TuneIn, mi capita a volte di ascoltare un po' di radio, specialmente in abbinata con l'HomePod mini. Va benissimo, mentre la prova gratuita no grazie, non la voglio fare. Le applicazioni della dock, che sono telefono ovviamente, Safari che lo utilizza al posto di Google Chrome o dell'applicazione Google o di qualsiasi altro browser. Sono riuscito però anche a sincronizzare i preferiti di Google Chrome, quindi GG. Spotify lo utilizza al posto di Apple Music. Come ultima cosa abbiamo questa cartella mistica nell'angolo in basso a destra, che include l'applicazione Watch per gestire il mio Apple Watch. Salute, Nike Run Club è un'applicazione che si può trovare anche sull'App Store, ma durante la configurazione di Apple Watch viene chiesto se installarlo oppure no. Credo che sia così anche per gli Apple Watch non Nike. Applicazione fitness che si preinstalla con l'Apple Watch, e dopo non so perché ci ho messo l'applicazione casa così a caso, non so nemmeno io il perché, forse per controllare la lampadina, ma neanche più di tanto, o per aggiornare l'HomePod sostanzialmente. Quindi, come ho detto inizio video, verso la fine vi faccio vedere un po' i comandi rapidi che ho nel mio iPhone. Vi faccio solo vedere questi 4 principali, non quelli sotto, perché quelli sotto sono di una banalità, ma sono anche inutili sostanzialmente. Quindi abbiamo AutoWall, che è il comando che tramite l'automazione mi cambia lo sfondo di giorno e di notte, e se vi interessa sotto la descrizione vi lascio la guida. Water Eject è molto comodo perché simula la fuoriuscita dell'acqua dagli speaker, un po' come succede su Apple Watch, però lì sta di software praticamente. Wayback Machine invece è un comando che si trova nelle pagine web e praticamente consiste nel ritornare indietro nelle versioni delle pagine web, cioè praticamente posso visualizzare com'era 2 anni fa una pagina web. Nella sezione automazioni ci sono queste 3 istruzioni, praticamente all'alba ogni giorno e al tramonto ogni giorno, collegate al discorso dello sfondo che cambia. Quello in mezzo indica che alle ore 8 ogni giorno imposta modalità uso in aereo, imposta rete wifi, bluetooth e imposta dati cellulare, perché io di solito quando vado a dormire metto in modalità aereo l'iPhone, dopodiché di conseguenza alle 8 decido che arrivano tutte le notifiche. E piccola parentesi sulle full immersion, molto fondamentali su iOS 15 ad esempio, c'ho quella di non disturbare attualmente attiva. Clicco sopra, mi vengono fuori tutte le full immersion create, tra cui lavoro, riposo, fitness, lettura, scuola. Se io clicco lettura, automaticamente la home cambierà.
Dopo un'altra full immersion che però si attiva in automatico tipo verso mezzanotte e si disattiva alle 8 del mattino, è quella del riposo. Ritornando al centro di controllo, ho come comandi aggiunti Shazam e registrazione schermo. Dopodiché ho anche la sezione casa in cui si vede la luce della camera che posso accenderla, tipo ehi Siri, accendi luce camera. Luce non risponde. C'ho l'HomePod che facendo un 3D touch posso praticamente decidere le musiche che voglio mettere. Ovviamente adesso non metto nessuna musica se voglio che non mi chiudano il canale. Questo era il What's on my iPhone del 2022. Mi raccomando, fatemi sapere se la mia home screen vi piace, ma se anche il video nell'editing, nel racconto vi è piaciuto. Se è stato così lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale attivando sempre la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!